Qualche tempo fa avevo fatto un post dove vi chiedevo di farmi delle domande in modo tale che magari avrei fatto un video dove davo delle risposte. Allora, a distanza di qualche tempo sono riuscito a trovare il modo di mettermi qua e rispondere alle domande che avevate fatto. Ovviamente ho pescato quelle che erano fattibili da rispondere nel video. Oggi vedremo le risposte ovviamente dal mio punto di vista. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. In questo post chiedevo essenzialmente se avevate delle domande da farmi sui modelli, sulle AI, anche su di me, su qualsiasi cosa, e le domande aggiunte a questo post oggi verranno riprese per dargli delle risposte. Ovviamente tutte quelle domande che potevano essere aggiunte nel video, perché alcuni erano anche consigli sulle guide prossime o future. Ma andiamo in ordine e iniziamo a vedere i commenti con le domande. Chiedo scusa in anticipo se per caso magari pronuncio male il nickname, perché alle volte sei convinto sia scritto in un modo o si pronunci in un modo, poi in realtà chi l'ha creato nella sua testa ha una pronuncia diversa o vorrebbe che venisse pronunciato in un modo diverso. Come per esempio io ho messo Dan che viene fuori perché molti scrivono Dan con la E, ma Dan è la pronuncia, ovviamente si scrive Dan, ma questo l'ho fatto io per assicurarmi che la gente leggesse Dan come diminutivo del nome che avrei, ma preferisco Dan. Se dovete scrivermi, scrivete Dan, mi raccomando. Allora, il primo è Arch Alternative, che io credo sia legato a Linux Arch, poi magari mi sbaglio. E innanzitutto parto dicendo grazie a questo utente perché mi segue da tantissimo, ogni volta commenta tutti i video che faccio e io ringrazio tutti quelli che mi seguono e hanno un'interazione così frequente, perché solo in questo modo il canale può crescere e ovviamente mi fa piacere tantissimo che quello che guardate vi piaccia e vi aiuti a fare le generazioni o comunque a vedere un contenuto che vi può piacere. E la domanda è: sono davvero morti i vecchi modelli SD 1.5 XL? E se no, cosa hanno creato basandosi su quelli? In cosa potrebbero essere utili visto la loro leggerezza? Come si può spingerli al massimo? Prendiamo una statistica che so che non può essere legata al mondo professionale, ma siccome parliamo di open source e di community molto grosse e spesso fatte da chi lo fa per hobby o per divertimento, potrebbe aver senso. E questa statistica è quella dell'hardware usato su Steam, che ovviamente è una piattaforma di giochi fatta per chi gioca, però può dare un'idea visto che comunque un sacco di gente che compra la scheda video lo fa per giocare principalmente. A livello professionale sarebbe un po' più complesso sapere quanti usano le AI e tutto quanto, mentre qui abbiamo una statistica molto precisa. Oltre al fatto che se guardiamo il mondo professionale sono ovviamente una minima fetta di chi per esempio è su Reddit o su tutti quei mondi dove vengono creati l'ora, modelli e tutto quanto. Chi lo fa per professione ovviamente per forza di cose è in una percentuale molto più piccola e fra questi quelli che possono spendere cifre veramente alte sono ancora di meno, perché sono spesso grosse aziende o freelance che hanno grosse entrate. Però se guardiamo su un numero elevatissimo di persone che usa le AI oggigiorno, in realtà sono più persone che lo fanno per hobby o per piccoli lavori. Ma tornando alla statistica, che schede video abbiamo? Al primo posto la GeForce 3060, al secondo posto la GeForce 4060, al terzo posto la GeForce 4060 laptop, al quinto posto la GeForce 1650, al sesto posto la GeForce 4060 Ti. Queste schede video qua, secondo me, vedendo la statistica, non sono le versioni con più giga di RAM a disposizione. Questo è un mio ragionamento, ma non c'è scritto nella statistica purtroppo, ma lo penso perché siccome costavano di più le versioni con più giga, essendo considerato su veramente tantissime persone, è più facile siano quelle che costavano meno, e quindi la GeForce 3060 da 6 giga, la 4060 Ti da 8 giga. Ma di questi due modelli ci sono anche le versioni da 12 e da 16. Ovviamente se uno genera con le AI, avere 8 giga o 6 giga è oggi come oggi abbastanza limitante, perciò il quadro che ne viene fuori è che mediamente la scheda video attualmente in uso ha ancora 8 giga di VRAM. Addirittura in questi giorni hanno commercializzato la 5060 da 8 giga ancora. Ricordo però quando avevo la 2070 comunque riuscivo a generare con Flux 1. Ovviamente bisogna andare un po' a ottimizzare, bisogna avere molta pazienza, le tempistiche si allungano un pochettino, non tutto ma buona parte delle cose si riescono a fare. Bisogna un po' mettersi lì a capire come arrivare a quel risultato nel modo migliore.
ma proprio per questo motivo molti poi tendono a rimanere su Stable Diffusion XL, perché con quel quantitativo di giga non è un problema generare con Stable Diffusion XL. In realtà le richieste di VRAM anche per quel modello sono oltre gli 8 giga, però si va veramente poco oltre e quindi non si subisce tanto gli effetti della mancanza, al contrario di Flux, che le richieste sono molto più alte e le tempistiche potrebbero aumentare un po' di più. Io personalmente preferisco Flux, però in realtà per tante cose è ancora molto buono sia Stable Diffusion XL che la 1.5. Quello che penso però è che se uno lo fa solo per hobby, per fare veramente una generazione ogni chissà quanto, non ha molto senso investire in una scheda video, spendere tanti soldi solo per far questo. Se invece inizia a diventare una passione che cresce, 8 giga sono estremamente limitanti. Secondo me anche andando sul mercato dell'usato qualcosa di meglio si riesce a trovare. Ovviamente bisogna spendere un pochettino di più, però poi si ha la libertà di fare molte più cose. In ogni caso, secondo me, a distanza di tutto questo tempo, il loro massimo l'hanno già dato modelli basati su Stable Diffusion XL o addirittura la 1.5. Con tutto quello che hanno pubblicato, credo che più di così non si possa fare. Sarebbe un po' un accanimento terapeutico nei confronti di questi modelli che bisognerebbe lasciarli andare. Ma il problema è sempre quello, abbiamo pochi giga di VRAM quando dovremmo averne molti di più. Se le schede video mediamente avessero 20 giga di VRAM, nessuno andrebbe più a cercare Stable Diffusion XL, invece, come abbiamo visto dalla statistica, diventa una necessità per tanti dover stare ancora su certi modelli. Passiamo allora alla seconda domanda, fatta da Giuseppe Franconeri 6688, che chiede: ci sono novità per quanto riguarda ConfUI su GPU AMD? È prevista una futura applicazione magari di ConfUI più semplificata, magari bypassando tutte le procedure di download e di installazione, sia del programma in sé che della gestione dell'interfaccia dei nodi? Mi piacerebbe tantissimo fare tanti altri video su più hardware, dove magari vi faccio vedere come si installa su una Radeon, come si installa su una Intel. Purtroppo però non ho l'hardware per farlo e perciò è inutile che faccio una guida ipotetica senza però avere un riscontro reale, perché sarebbe un po' inutile. Avrei bisogno di una Radeon vera e propria per vedere se poi funziona e fa tutto effettivamente come un GeForce, ma al momento non ce l'ho. Se poi un giorno mi arriverà, io farò volentierissimo una video recensione o una guida per farvi vedere come si installa anche su questi sistemi. Quello che vedo però sulla pagina di GitHub di ConfUI è che le cose non sono molto cambiate, anche se comunque il readme delle pagine principali non è che lo sistemano così frequentemente. Probabilmente ci sono dei sistemi migliori per avviare ConfUI su schede AMD, ma bisogna andare a cercarseli. Magari basta già andare nella sezione issue che qualcuno ha scritto queste cose. Una cosa però veramente interessante che adesso sta iniziando a prendere piede finalmente è il ROCm di AMD, che dovrebbe essere l'alternativa dei CUDA di Nvidia. Questa cosa ancora non è esplosa lato AMD. Il vero problema è che, da quello che ho visto, il supporto a ROCm ufficialmente è per pochissime Radeon, ovvero per la RX 7009 XTX, la 7009 XT, 7009 GRE e Radeon 7, che in questo modo praticamente chiudi a tutti l'utilizzo dei ROCm. Magari poi ci sono sempre delle gabole per forzarlo su altre Radeon, ma fatico a capire perché limitarlo solo alla scheda di fascia alta, se non altissima, e non renderlo disponibile a tutti. I CUDA sono per tutte le GeForce, non per la 5090. Non mi è chiaro questa politica e spero che la cambieranno prossimamente. Rimane comunque un supporto migliore su Linux, da quello che ho capito, usando una Radeon, e non so il motivo esattamente, ma vedo che tanti consigliano il fatto di usare un AMD con Linux piuttosto che con Windows. Tante cose comunque sono state più ottimizzate su Linux e spero che questa cosa cambierà, perché oggi come oggi non ha proprio senso fare una cosa dedicata a un sistema e basta. Un po' come vedevamo nelle altre guide il Triton o il Sage Attention, che per farli andare su Windows e farli andare bene è un delirio, mentre su Linux, da quanto ho capito, è molto più semplice. Per quanto riguarda la versione app, in realtà è già disponibile, perché se voi andate sul sito di Confi.org vi consiglio di scaricare l'app, mentre se andate su GitHub avete la versione portable. Io personalmente preferisco incredibilmente di più la versione portable, perché è portable, distaccata dal sistema, non gliene frega nulla di cosa c'è al di là della sua cartella, non mi fa percorsi in altri posti, non ha cose in più fronzoli che non servono a niente, però capisco che per alcuni può essere più ostico gestirla
dirla così. Se volete c'è l'app, si installa come un'applicazione, però rimangono i nodi. Quello non verrà mai tolto da ConfUI. Se non volete i nodi dovete usare altre interfacce che però non vengono aggiornate, questo è il problema. Rimangono lì perché ConfIORG è proprio ormai diventata un'azienda, è riuscita a integrare un sacco di persone veramente top in questo settore. Per esempio Forge, credo anche la stessa Focus o Automatic 1111 sono state abbandonate completamente, e se dovete fare le stesse generazioni sempre non ve ne frega nulla. Se però esce un nuovo modello come Dream è molto facile che non verrà supportato, o se succederà sarà dopo chissà quanto tempo, mentre ConfUI è praticamente istantaneo il supporto a qualcosa di nuovo. Conviene impararla e iniziare ad amarla, perché attualmente questo è il top nella generazione AI. Non è detto che rimarrà così per sempre, queste cose vanno talmente veloci che è già tanto che ConfUI è in cima. Magari arriverà qualcuno che dirà basta, oggi facciamo una bella interfaccia Gradio che piace a tutti, e a quel punto ConfUI viene abbandonata per la maggior parte delle persone, perché a tanti non piace ConfUI per i nodi. Però vi posso assicurare, se vi avvicinate al mondo professionale, un sacco di programmi hanno i nodi e questo vi aiuta tanto poi a capire altri programmi. Altra domanda fatta da Gene92, che spero sia Gene e non Gene o qualcosa del genere. Sarebbe interessante, alla luce delle nuove GPU Nvidia, avere un riassunto schematico di quale GPU rappresenta l'entry point, direi perlomeno 8 GB di VRAM per usare Flux, e via via a quali possibilità su ConfUI ogni GPU ti fa accedere. Rispondere a questa domanda sarebbe abbastanza difficile per un semplice fatto: come si può valutare ogni singola scheda fino a dove può arrivare? Lo potrei fare teorizzandolo, però sarebbe proprio un teorizzare completamente. ConfUI ha l'offloading. Sì, voi riuscite a generare con 8 GB, ma quando io sono passato alla 3090 ho visto le vere dimensioni dei modelli dentro la VRAM. Vi posso assicurare che voi non state generando con la scheda video completamente, ma vi sta facendo l'offloading e vi sta prendendo la RAM. Questo su praticamente tutti i modelli, forse addirittura anche Stable Diffusion XL, perché se non ricordo male lui prendeva 12 GB di VRAM. Senza contare Flux, che in versione FP16 arriva praticamente a 23 GB. iDream anche lui ha delle richieste altissime, se non usate i GUF la sforate completamente la VRAM. Voi continuate a generare, ma perché è fatto bene ConfUI, sa gestire bene la RAM e la VRAM e vi fa l'offloading, va su la RAM di sistema, si spartisce bene i carichi e arrivate comunque alla generazione. 8 GB sì sono il minimo, ma anche 12 sono il minimo, anche 16, perché dipende da cosa generate e che modelli scegliete. Non è facile fare un grafico di questo tipo. Io quello che dico un po' a tutti è: se lo fate perché vi state appassionando, almeno 16 GB dovete prendere di VRAM, anche perché non c'è molta alternativa, altrimenti sarebbe la 3090 o la 4090 da prendere. Io ho scelto la 3090 proprio per non avere limiti, perché facendo 1000 test e facendo le guide avevo bisogno di vedere effettivamente come caricava il sistema. Un po' come l'ultimo upgrade che ho fatto, aumentando la RAM a 64 GB, ho visto che quando fate il caricamento iniziale dei test encoder, al di là di iDream, in realtà tutti i modelli stanno dentro i 32 GB di RAM. Avevo fatto un post per farvi vedere con i modelli GUF, perché ovviamente se voi andate sugli FP16 le richieste iniziano a aumentare sempre di più. Quello che può variare è la tempistica di generazione. È ovvio che se riuscite a far stare tutta la generazione dentro la scheda video, per forza di cose va più veloce la generazione, non deve fare un passaggio sulla RAM di sistema. Avevo fatto il video per far vedere la differenza fra la 2070 e la 3090, cosa cambiava a tutti gli effetti. Si parla comunque in molti casi del più del 50% di differenza, ma su una generazione che invece di 3 minuti adesso ci mette 30 secondi o un minuto, non stiamo parlando da 5 minuti a un'ora, lì sarebbe proprio una bella differenza, ma qui le percentuali sono altissime, ma parliamo di secondi sempre. Ripeto quello che dicevo prima: se dovete comprare una scheda video per queste cose, allora almeno 16 GB di VRAM, e al momento l'unica nuova che ha senso su questo piano e che potete comprare perché non c'è alternativa è la 5060 Ti da 16 GB. È una buona scheda video? È potente? Ha 16 GB di VRAM, non è potente perché la 5070 in realtà è molto più potente di lei, anche non in versione Ti, ma a quel prezzo da nuova non potete prendere niente che vi dia così tanto spazio per poter caricare i modelli.
Se poi potete spendere, ovviamente l'altra soluzione è la 5070 Ti da 16 GB. Quella sicuramente ha molto più senso sia come prestazioni che come quantità di VRAM. Però dal mio punto di vista guardate sempre l'usato, perché una scheda video usata potete riutilizzarla per chissà quanti anni ancora, non si danneggiano minimamente questi pezzi di hardware per come li usiamo noi. Vi posso assicurare che ho visto componenti server trattati malissimo e che una volta soffiati via e puliti tornavano a funzionare esattamente come erano il primo giorno di funzionamento, ovviamente escludendo overclock esagerati con raffreddamenti ad azoto e cose di questo tipo, ma mediamente se giocate 1 o 2 ore alla settimana ma sapete cosa gli fate alla scheda video, praticamente nulla. La 3090 l'ho presa usata, sto generando praticamente tutti i giorni da quando l'ho presa ed è perfetta, vi posso assicurare, e ho 24 GB di VRAM invece di prenderne una nuova da 8 che non aveva proprio senso secondo me. Altra domanda di Yuhan 1604, che spero sia giusto. Dai Dan, appena si arriva ai 15.000 su YouTube si passa a fare delle live direttamente. Se arriviamo a 15.000 vi offro la pizza a tutti. Ora che arriviamo a 15.000, buonanotte. Comunque, adesso non segnatevi che vi offro la pizza a tutti perché 15.000 pizze iniziano a essere una bella cifra, era così per dire. Comunque la mia domanda è: consigli per non perdersi nel workflow? Quando uso ConfUI e faccio modifiche al workflow diverse volte vedo così tanti cavi e così tanti collegamenti che mi confondo completamente su cosa devo fare e non capisco più nulla e mi perdo. Non su dove stanno i cavi ma su cosa spostare dove. Inoltre ho un'altra domanda: non sarebbe interessante se anziché puntare sul rendere più realistici o precisi con i prompt si lavorerebbe dietro le quinte per fare i modelli molto più ottimizzati, così che tutti possono generare avendo meno necessità di performance mantenendo però la stessa qualità? Allora, partiamo dalla prima. Io, come faccio vedere nelle guide, uso un template, chiamiamolo, fatto da me ma che in realtà è quello che ti costringe a fare ConfUI, perché i nodi hanno l'ingresso a sinistra e l'uscita a destra, tranne i nodi di caricamento che sono solo con l'uscita a destra. Io generalmente faccio sezione caricamento, sezione prompt o elaborazione di qualche tipo, elaborazione vera e propria e salvataggio immagine. Ovviamente alcuni workflow sono talmente grossi che diventerebbe veramente troppo grande da spostarsi da una parte all'altra e allora vengono riportati sotto. Non mi piace molto riportarli sotto perché preferisco che siano in linea, ma grazie ai gruppi, grazie ai colori, alle note si riesce sempre a dargli un senso. Ovviamente non si può evitare che i collegamenti vadano a incastrarsi, a andare sotto, a non capire dove vanno, perché è proprio la gestione a nodi fatta così. La prima cosa che faccio quando apro un workflow di esempio, magari quelli di ConfUI Examples, è guardarlo, cercare di capire, perché come li buttano giù spesso dici cosa sta facendo, perché ha questi nodi così, poi basta spostarli, metterli un po' giusti, li rimetto nel mio modo mentale e li capisco di più come sta funzionando. Perché secondo me basta assecondare ConfUI come è fatta. Se si iniziano a mettere i nodi in punti diversi diventa sempre più complesso capirla. Il nodo, se rimane in sinistra, destra, è un flusso. Voi seguite il flusso e nella maggior parte dei casi non andate a incasinarvi la vita. Poi ovvio, se uno proprio non riesce a capire i nodi, allora lì è forse un fatto proprio di pelle, che voi vi piacciono i nodi e vabbè. Però guardate che in realtà è molto più comprensibile questo che un'interfaccia come Forge, perché qui avete proprio tutti i procedimenti, vedete ogni pezzo come funziona e cosa sta succedendo, e se arriva un errore lo sapete analizzare perché è lì che si è creato l'errore. Poi che lo risolvete o meno è un altro discorso, ma se su Automatic o Forge o tutti gli altri vi va in crash nel prompt, voi non potete fare altro che capire dalle ultime righe cosa è successo e se sapete intervenire intervenite, altrimenti chiedere a qualcuno. Invece su ConfUI, se va in crash il nodo del clip, voi sapete che è il clip, almeno avete un'idea precisa di cosa sta succedendo, è lì. Allora cosa può essere il nodo sbagliato oppure il modello sbagliato? Ma almeno avete già identificato un problema. Almeno questo è quello che ho imparato io usandole. Ovviamente ci sono una serie di nodi aggiuntivi che possono migliorare l'interfaccia, ma io tendo a non metterli. Una cosa che io veramente odio quando trovo determinati workflow o video online sono quelli che mettono quei nodi che in realtà ci sono già di base su ConfUI, dove non c'è più il collegamento, ma è come se fosse un teletrasporto da un nodo all'altro e tu non riesci a capire dove va, dove finisce.
oppure quelli che mettono i tasti che si attivano o disattivano determinati punti. Io sono dell'idea che così si crea veramente tanta confusione, più di quella che ConfUI può portare in sé. Semplice e lineare, ricordatevi less is more, andando come un flusso, e più sarà semplice capire dove vanno i nodi, cosa fanno, cosa fa tutto. Sapete cosa dice a Bruce Lee? Be water my friend, cioè come un flusso d'acqua. Guardate che perle di filosofia. Ma andiamo avanti. Per quanto riguarda l'altra domanda, invece, io penso che lo stiano già facendo questo, nel senso che quando sviluppano una qualsiasi tecnologia, ma credo che ognuno di noi faccia così, non punti solo a farla in un determinato modo buona, ma che sia buona in tutto. Quanti dettagli ottimi puoi fare, li farai. Non credo stiano facendo i modelli solo per dire ah, guarda quanto sono bellissimi. Li stanno facendo per fare in modo che siano utilizzabili, perché fino a qualche tempo fa un qualcosa come Flux o come iDream sarebbe stato impensabile sui computer nostri da utilizzare. Oggi riusciamo a farlo. Quello che vedete online va su dei server con migliaia di GPU che al momento non sarebbe fattibile far andare sui nostri computer, ma fra 6 mesi secondo me riusciremo a fare le medesime cose, un po' come iDream. Appena è stato pubblicato, come tutti questi modelli richiesti incredibili, 60 GB di VRAM, 80, poi arrivano i modelli quantizzati, arrivano i modelli FP8 e tutti riescono a utilizzarli. Quello che si spera è che secondo me ci siano ancora più ottimizzazioni, e quelle sempre arriveranno perché c'è sempre un genio di turno che trova un modo nuovo per ottimizzare, ma al tempo stesso devono crescere i giga di VRAM, devono crescere i giga anche di spazio, perché ci siamo un po' fermati lì. Secondo me la tecnologia, da che stava salendo in modo incredibilmente repentino, sono arrivati a degli scogli tecnici che ancora forse non sono riusciti a passare. Credo sia legato al processo produttivo, che non riescono più a scendere come è successo con gli anni passati. Mi sembra siano arrivati ai 3 nanometri adesso ed è molto difficile scendere sotto, mentre prima ogni anno era sotto e c'era sempre un grosso cambiamento. Ora sono arrivati un po' a quel limite lì tecnologico dove sviluppare per anche 1 nanometro ha dei costi altissimi e soprattutto ha un enorme scarto, se non sbaglio, perché non riescono ad avere dei chip buoni nella stessa quantità con cui producevano una volta. E questo è un problema perché puoi ottimizzare quanto vuoi, ma abbiamo visto le cose crescono. Cioè un gioco che installate oggi quanti giga vi prende? Un gioco installato nell'anno 2005 non occupava nulla a confronto adesso, ma è normale. Le texture aumentano, i modelli aumentano, tutto diventa sempre più grosso, sempre più realistico, e anche un modello ha sempre più immagini dentro, ha sempre più dettagli, ha sempre più informazioni. Non può pesare uguale a un modello che aveva 1/10 delle sue cose. È proprio un fatto tecnico. Poi ripeto, se arriverà il giorno che qualcuno inventa un'ottimizzazione pazzesca, saremo tutti contenti, perché vorrà dire che potremo generare ancora di più con le schede video che abbiamo adesso. E arriviamo alle ultime domande fatte da Abart1012 ed è: ciao Dan, ho 2 domande relative all'utilizzo di strumenti per generazione immagine e video. La prima: Stable Diffusion possiamo considerarlo effettivamente superato rispetto ai modelli come One 2.1 eccetera? 2. Pensi che gli sviluppi degli strumenti open source riusciranno a rimanere al passo con i tool premium? Per esempio, lo stato attuale delle cose, considerando un caso d'uso generico, per quanto riguarda la generazione di immagini, Midjourney è inarrivabile, idem per Kling per la generazione dei video. Partiamo dalla prima domanda. Allora, non ho capito se era visto in modo generico o se c'è un po' di confusione, nel senso che Stable Diffusion è per le immagini, One 2.1 è per i video. Sono 2 binari completamente separati. È ovvio che la morte, di Stable Diffusion l'ha voluta Stability AI, perché era proprio sulla cresta dell'onda. Pubblicando Stable Diffusion 3 e 3.5 si è praticamente tagliata le gambe da sola. Poi è arrivato Flux 1 e da lì nessuno è riuscito a contrastare questo modello fino all'arrivo di iDream, che effettivamente dà dei risultati molto belli, anche se in realtà su molte cose se la giocano ancora. Flux 1 è stato veramente un bel modello, rilasciato in un momento in cui c'era proprio il bisogno di un modello così. Io sono dell'idea che nessun modello è stato abbandonato, perché come dicevo nella domanda iniziale, tutto dipende da ciò che serve a voi, dall'hardware che avete e dalle generazioni che volete fare.
Se uno per esempio fa generazioni tipo anime, manga, da quello che so Stable Diffusion XL è forse ancora il re di queste generazioni. Per tante altre cose, tipo per i LoRa c'è Flux che fa tantissimo bene molti effetti. iDream non ho ancora visto bene a che livello è di LoRa, però segue tantissimo bene il prompt, e appunto ogni cosa è fatta per necessità e per obiettivi di generazione. È vero che comunque non è paragonabile a quando Stable Diffusion XL era in cima alla classifica. Adesso credo che come generazioni immagini siano lì iDream e Flux 1, ma più che altro perché iDream è molto pesante. Ma come dicevo prima, finché non arriveranno sistemi incredibilmente nuovi di ottimizzazione, un modello così pieno di informazioni, di dati, di tutto quello che volete, non può pesare quanto Flux 1 e non può pesare quanto Stable Diffusion XL. Però queste cose sono disponibili per tutti. Se uno ha un portatile con 4 GB di VRAM potrebbe generare con la 1.5, magari una scheda video da 6 GB riesce ottimizzando tanto a usare XL, uno ne ha un altro da 8 fa Flux, chi ne ha 16 può lanciarsi un po' di più, chi ne ha 24 usa l'altro. Vedete che è tutto in base a cosa cercate, se lo fate per divertimento, se lo fate per lavoro e che tipo di generazioni volete fare, soprattutto quello. Per quanto riguarda la seconda domanda, secondo me è solo un fatto di tempo, nel senso che quello che era possibile fare inizialmente solo con Midjourney, dopo un po' è stato possibile farlo anche con Stable Diffusion e poi soprattutto con Flux 1. Oggi con Flux 1 e iDream non c'è così tanta concorrenza con gli strumenti online, perché se uno è veramente bravo a usare questi mezzi open source riesce ad arrivare a quei risultati. È ovvio che questi mezzi online ti seguono spesso molto di più e senza complicarti tanto la vita, mentre se lo fai da te in locale devi un po' ingegnarti a capire come arrivare a quel risultato. Non sono paritari ovviamente, perché quello che puoi fare su certe piattaforme ancora non si riesce a fare semplicemente su ConfUI con tutti i nodi che volete, però è vero che se andate su certi servizi basta dirgli questa è la borsa, questa è la ragazza, questo è lo sfondo, fammi una roba fatta bene, e ve lo fa in maniera eccelsa. Ma questo è dovuto al fatto che hanno comunque un server dietro con una potenza incredibile di migliaia di GPU. Queste cose, prima di arrivare open source per tutti, devono essere utilizzabili da tutti. Se uno fa un modello pazzesco open source che chiede 100 GB di VRAM, non avrà un feedback così grosso, perché la community fatta da chi testa queste cose, come dicevo all'inizio, è fatta soprattutto da chi lo fa per divertirsi attualmente, e i professionisti che lo stanno usando sono ovviamente molti meno e non avrebbero un feedback così grosso, cioè lo avrebbero ma non come un rilascio di Flux 1 per tutti. Improvvisamente milioni di persone iniziano a usare il tuo modello e ti arrivano tutti i feedback di questo mondo, mentre se faccio una cosa che può girare per pochi, quanti feedback avrò? Fatti da chi? Soprattutto ovviamente se il mio modello è destinato a determinati settori molto professionali, allora sono già a posto così, ma se ho bisogno di avere molti dati indietro per capire cosa andare a migliorare, forse conviene più fare un qualcosa utilizzabile da tutti, almeno che stia dentro ai 24 GB di VRAM. E come abbiamo visto, basta aspettare. Prima o poi arriva il genio che riesce a fare un qualcosa che rientri almeno in questa quantità. E purtroppo dobbiamo guardare questa quantità proprio per, come dicevo prima, per il mercato schede video che è bloccato del tutto, sia da Nvidia ma anche da una AMD che non è riuscita a stare al passo con Nvidia. Fate schede video da 24 GB, 26, 32, 48, quello avrebbe senso, che una scheda video entry level oggi abbia 20 GB di VRAM, non 8. 8 è completamente folle in questo momento. Il discorso invece un pochettino più complicato è la generazione dei video. Riuscire ad avere qualità come Kling 2 o Gen 4, cose di questo tipo, sulle nostre schede video lo vedo molto difficile, perché lì credo che le richieste siano veramente alte. Però ogni volta che dico questa cosa, dopo poco esce un modello e dimostra completamente l'opposto, perciò magari dopo questo video esce One 2.5 che è meglio di Kling 2 e va su una scheda video da 20 giga. Che ne so, tutto è possibile, speriamo, e quasi sicuramente succederà un qualcosa del genere, però bisogna avere pazienza con l'open source, perché ovviamente è gratis e dobbiamo solo ringraziare chi dedica così tanto tempo per rilasciare modelli a titolo gratuito. È ovvio che non stiamo qui a prenderci in giro, i loro guadagni ce li hanno in qualche altro modo, però
Guardate cosa abbiamo adesso, abbiamo iDream, i1, E1, che sono due modelli pazzeschi. Abbiamo One 2.1 e tutti i modelli annessi a questo modello qui. Un U1 Video, Flux 1 che permette di fare cose incredibili sulle immagini e tutti gli altri modelli che vanno ad affiancarsi con ControlNet o altri sistemi che migliorano incredibilmente la generazione. Ringraziamo l'open source, va bene usare servizi online se uno vuole il massimo, non ha tempo, vuole una cosa semplice, tutto quello che volete. Ma se non c'era l'open source a mettergli un po' di pepe nel sviluppare, sicuramente le cose si sarebbero fermate o rallentate molto prima. È sempre così, ci deve essere concorrenza. Se non c'è concorrenza, ci troviamo le schede da 8 giga a 500 euro. Esatto, per questo motivo. Bene, io spero vi sia piaciuto questo video e che questa idea di far domande e risposte possa piacervi e magari farne altri. Non è facilissimo dar sempre delle risposte, io ovviamente, come dicevo all'inizio, ho dato il mio punto di vista che può essere condivisibile o meno. Ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, se questo video vi è piaciuto, ma ricordatevi che c'è il server Discord dove spesso magari parliamo anche di tutte queste tematiche, ci sono i vari canali dove dividere i vari argomenti e se volete supportarmi per fare anche video diversi tipo questo, c'è la pagina Patreon dove alle volte condivido anche cose che non vengono condivise sugli altri portali e ci vediamo alla prossima guida. Ciao!